Un jet da combattimento esce da una manovra a spirale così vicino al suolo che colpisce un ramo di un albero con l'ala. Migliaia di spettatori eccitati osservano increduli. Quello che accadde dopo divenne uno dei disastri più mortali della storia. Solo poche ore prima, l'atmosfera all'aeroporto di Leopoli non avrebbe potuto essere più diversa. Per celebrare il 60° anniversario del 14° Air Corps, l'esercito ucraino aveva organizzato una grande festa. Alla guida di un Sukhoi Su-27, un jet da combattimento capace di straordinarie acrobazie come il leggendario Cobra di Pugachev, i piloti erano pronti a offrire una dimostrazione mozzafiato di orgoglio nazionale. Ma sotto la superficie già si manifestavano crepe nell'organizzazione dell'evento. Vladimir Topanar, un pilota esperto con 27 anni di carriera, aveva richiesto voli di prova sull'aeroporto di Leopoli per familiarizzare con la configurazione, ma la sua richiesta era stata respinta dall'aeronautica militare, considerata troppo costosa. Trattandosi di un evento militare, Topanar accettò la decisione senza protestare. Questa scelta avrebbe potuto sembrare pericolosa per il pubblico, ma non per un pilota veterano dell'aeronautica ucraina. Topanar era stato informato sulla zona attraverso un'intelligence di livello militare e aveva eseguito la sua routine pianificata innumerevoli volte. Per un pilota del suo calibro, operare in un territorio sconosciuto non era una novità. Dopotutto, non si fanno prove in una zona di guerra. Tuttavia, le cose peggiorarono ulteriormente. Quel giorno, gli organizzatori decisero all'ultimo minuto di spostare la posizione dello spettacolo da un lato all'altro dell'aeroporto. Ciò comportò anche il riposizionamento delle aree destinate agli spettatori. Questi cambiamenti furono eseguiti in modo affrettato e caotico, e né Topanar né il suo copilota, Yuri Yegorov, ne furono informati. Nonostante la sua capacità di adattamento, Topanar si sentiva a disagio. Nei giorni precedenti, i piloti locali che conoscevano bene il sito avevano espresso preoccupazioni, descrivendo l'organizzazione dell'evento come disordinata nella migliore delle ipotesi. Uno di loro si era addirittura ritirato dallo show, citando la scarsa preparazione come motivo principale. Stava diventando chiaro che lo spettacolo soffriva di una pianificazione e di uno standard organizzativo incredibilmente carenti. Tuttavia, nonostante questi problemi, Topanar continuò a concentrarsi sul gran finale dello spettacolo, una routine complessa composta da loop, roll e un audace passaggio radente sopra la folla. Fino a quel momento, lo spettacolo era stato un successo, ma qualcosa stava per andare terribilmente storto. I piloti si avvicinano all'aeroporto di Leopoli per iniziare la loro routine. Tuttavia, appena entrano nello spazio aereo, le comunicazioni via radio rivelano che la disposizione del sito non corrisponde alle loro aspettative. Con oltre 8.000 persone a terra, tra cui alti ufficiali militari, sembrerebbe impossibile non notare la folla. Eppure, dalla cabina di pilotaggio, Topanar e Yegorov non riescono a valutare la situazione potenzialmente pericolosa per gli spettatori sottostanti. Quando Topanar finalmente individua il pubblico, si rende conto che non è dove dovrebbe essere. Si trova sul lato opposto rispetto alle indicazioni fornite. A peggiorare le cose, i parametri di volo forniti dall'aeronautica non corrispondono al reale profilo del terreno sotto di loro. Sotto pressione per portare a termine la routine, i piloti contattano il controllo del traffico aereo per ricevere istruzioni. Nonostante l'evidente confusione, i controllori autorizzano la coppia a proseguire con le manovre. Essendo piloti militari, Topanar e Yegorov sono addestrati a seguire gli ordini senza esitazioni, anche in condizioni che palesemente violano i protocolli di sicurezza. La routine inizia e per diversi minuti i due eseguono le loro manovre con precisione impeccabile, ma i problemi iniziano quando tentano un'acrobazia standard. Durante un half barrel roll, Topanar nota una riduzione della spinta su entrambi i motori, causando un calo di velocità. Volando più lentamente del previsto, l'aereo scende fino a 200 metri sopra il livello del suolo prima di risalire per entrare in un loop con una virata. La manovra dovrebbe essere eseguita parallelamente agli spettatori, ma a causa della disposizione disallineata rispetto ai loro piani di volo, il jet si ritrova a volare frontalmente verso un folto gruppo di persone. Mentre escono dal loop, l'aereo continua a perdere quota, scendendo a un ritmo allarmante. Topanar tenta disperatamente di riprendere il controllo del jet, ma l'aereo è ormai troppo vicino al suolo. Quando sembra che possano ancora evitare la catastrofe,
L'aereo si avvicina pericolosamente alla linea degli alberi di fronte agli spettatori. È chiaro che sono troppo bassi per risalire in tempo. L'ala sinistra del jet colpisce un ramo d'albero, facendo virare l'aereo verso terra. Miracolosamente, la punta dell'ala tocca il cemento e l'aereo si livella per un istante, volando a pochi centimetri dal suolo. Ma la situazione è ormai irreparabile. Senza la possibilità di riprendere quota, il jet continua a sfrecciare, puntando verso un aereo da trasporto parcheggiato. Rendendosi conto che lo schianto è inevitabile, Yegorov tira la leva dell'eiettore un attimo prima dell'impatto. Il jet si schianta violentemente contro l'aereo parcheggiato e il disastro colpisce con tutta la sua forza. All'impatto, il jet ruota violentemente in aria. Dopo diverse rotazioni, si schianta al suolo ed esplode, proiettando detriti ad alta velocità verso gli spettatori. Come se non bastasse, i rottami riescono a trascinare una sezione di filo spinato lungo l'asfalto, creando una macabra rete di distruzione. Mentre alcuni cercano disperatamente di sfuggire alla carneficina, altri rimangono paralizzati dal terrore, osservando il carburante in fiamme, le schegge e il filo spinato che squarciano la folla, composta in gran parte da famiglie locali. Quando i rottami si fermano, le conseguenze immediate sono sconvolgenti, tanto che molti lottano con gli effetti mentali di ciò che hanno visto. Prima di proseguire con la storia, permettimi un attimo di pausa. Se ti sta piacendo questo contenuto, ti invito a iscriverti al canale. È un piccolo gesto per te, ma per me fa una grande differenza e aiuta il canale a crescere. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perderti mai una storia straordinaria. Ora torniamo alla narrazione. La gente piange i propri cari, sapendo che non li rivedrà mai più, mentre altri si allontanano, incapaci di sopportare la vista dei corpi smembrati. In alcuni casi, le vittime sono irriconoscibili. Topanar e Yegorov sopravvivono illesi, atterrando a diverse centinaia di metri dal relitto grazie ai sedili eiettabili. Sebbene salvi, è impossibile immaginare i pensieri che attraversano le loro menti, mentre i servizi di emergenza cercano di gestire il caos che si scatena davanti ai loro occhi. Nelle settimane successive, iniziano lentamente ad emergere dettagli sulla causa dell'incidente. L'indignazione si diffonde in tutto il paese per la perdita di vite umane e il presidente ucraino promette conseguenze sia per i responsabili diretti sia per i vertici dell'esercito coinvolti. Non è che i rischi degli spettacoli aerei non fossero ben noti. Già dal 2002 diverse tragedie avevano portato all'implementazione di linee guida di sicurezza dettagliate. Queste regole stabilivano che gli aerei non avrebbero mai dovuto sorvolare la folla o avvicinarsi frontalmente e che gli spettatori dovevano essere posizionati a distanza di sicurezza con vie di fuga libere per i jet in caso di emergenza. Oltre a ciò, i piloti erano tenuti a mantenere rigide distanze di sicurezza e a tentare solo manovre che potessero eseguire in piena sicurezza. Ma allo Sknyliv Air Show era chiaro fin dall'inizio che queste precauzioni erano state ignorate. Gli aerei sorvolavano ripetutamente la folla e gli spettatori si erano radunati su entrambi i lati della pista, lasciando nessun margine di sicurezza e nessuna chiara via di fuga per un aereo in difficoltà. Era un disastro annunciato. Quando la polvere si fu depositata, il capo dell'aeronautica militare fu rimosso dal suo incarico, mentre la colpa ricadde interamente sui piloti. In particolare, Topanar divenne il capro espiatorio, accusato di aver violato le regole di volo e di aver tentato una manovra pericolosa a bassa quota. Tuttavia, il quadro completo di ciò che accadde e del perché era molto più complicato. Topanar non era un pilota inesperto che commetteva errori di distrazione. Con 27 anni di esperienza, aveva eseguito ogni manovra della routine molte volte in passato, senza incidenti. A quanto pare, le prove dimostrarono persino che aveva eseguito correttamente ogni mossa durante il volo, ma questi dettagli furono ignorati durante il processo. I 3 giudici che supervisionavano il caso, essendo dipendenti del Ministero della Difesa, avevano legami diretti con l'istituzione sotto esame. Innanzitutto, le informazioni fornite ai piloti erano errate. A Topanar era stata comunicata una disposizione sbagliata della folla e dell'aeroporto, lasciandolo incerto su dove fossero posizionati gli spettatori. Nonostante avesse contattato ripetutamente il controllo del traffico aereo via radio per ottenere una conferma, gli fu detto semplicemente di continuare a volare. Questa incomprensione aumentò significativamente il pericolo per le persone a terra.
In secondo luogo, il caccia Su-27 pilotato da Topanar perse potenza a metà volo. Gli investigatori riconobbero questo guasto, ma furono fatti pochi sforzi per scoprirne le cause. La verità resta sconosciuta. Ciò che sappiamo è che il problema era strutturale. Nel 2002 la flotta militare ucraina era composta in gran parte da vecchi aerei risalenti all'era sovietica e solo il 15% dei 700 velivoli totali era considerato operativo. Il Su-27 utilizzato allo Skanylev Air Show era stato sottoposto a manutenzione difettosa e, secondo quanto riferito, i giri del motore erano inferiori a quelli richiesti al momento dell'incidente. Topanar in seguito dichiarò di aver segnalato questi problemi durante il volo, ma di aver ricevuto l'ordine dal controllo a terra di continuare con la routine. L'aereo, secondo lui, alla fine divenne incontrollabile. Anche se potrebbero esserci stati altri problemi tecnici, era improbabile che l'indagine militare li rilevasse o li ammettesse. Infine, l'evento in sé era stato pianificato male fin dall'inizio. Non erano stati previsti margini di sicurezza adeguati e la folla era stata posizionata pericolosamente vicina all'azione. Questi problemi erano evidenti ai piloti esperti presenti, alcuni dei quali si erano rifiutati di partecipare allo show. Tuttavia, per gli organizzatori e i controllori, la priorità era far procedere l'evento a ogni costo, indipendentemente dai rischi. Nonostante questi schiaccianti fallimenti sistemici, l'inchiesta si concentrò quasi esclusivamente su Topanar. Fu accusato di aver violato le norme di sicurezza, sebbene le condizioni pericolose non fossero opera sua. Al processo, i procuratori ignorarono le prove delle sue corrette manovre e lo dipinsero come un pilota imprudente. Detto questo, le decisioni di Topanar non erano del tutto esenti da colpe. Pochi istanti prima dell'incidente si era reso conto che il jet stava perdendo potenza e non aveva la velocità necessaria per completare la successiva manovra. Tuttavia, tentò comunque un'acrobazia ad alto rischio a bassa quota, una decisione che decretò il destino del Su-27 e delle persone a terra. Il bilancio finale fu devastante: 77 morti e 543 feriti. Bambini rimasero orfani e genitori persero i propri figli sul terreno dell'aeroporto. Il presidente ucraino e il pubblico espressero indignazione per l'incidente, ma la gestione del disastro da parte dello Stato fu fortemente criticata. Le vittime e i loro familiari ricevettero un sostegno economico minimo. Lo Stato stanziò l'equivalente di $200.000 da dividere tra le famiglie dei defunti. I pagamenti, che variavano apparentemente senza criterio, oscillavano tra $7.000 e $40.000 per famiglia. Ancora meno risorse furono destinate ai feriti, che ricevettero somme irrisorie per affrontare le spese mediche. Un esempio particolarmente drammatico è quello di un bambino di 4 anni, trovato steso sui corpi delle vittime. Il trauma dell'incidente ne compromise la capacità di parlare e lo sviluppo mentale, eppure la sua famiglia ricevette solo $2.000 di risarcimento dal governo. Fortunatamente, nessun altro incidente aereo durante uno show ha mai raggiunto un bilancio di vittime paragonabile a quello di Skanylev. Tuttavia, resta il dubbio che sia stata fatta vera giustizia. Topanar fu condannato a 14 anni di carcere, mentre il copilota Yegorov ricevette una pena di 8 anni. Altri 3 funzionari militari furono giudicati colpevoli di negligenza e mancata esecuzione degli ordini, ricevendo pene comprese tra 4 e 6 anni di reclusione. Secondo le indagini, la pressione per continuare lo show arrivava dai vertici dell'esercito. È improbabile che solo 3 funzionari fossero responsabili della cattiva pianificazione e della gestione dello spettacolo, ma nessuna informazione ufficiale sulla separazione tra la fila di esibizione e la folla fu mai divulgata. Allo stesso modo, i risultati completi dell'indagine e il rapporto finale non sono mai stati resi pubblici. Topanar è l'unica persona a scontare per intero la pena detentiva. Attualmente deve presentarsi alle autorità una volta al mese, lavora per pagare milioni di multe e si reca al lavoro usando rollerblade, poiché gli è vietato guidare qualsiasi veicolo, comprese le biciclette. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.